Ciao a tutti e benvenuti! In questo nuovo video, il 10° del corso che ti insegna a sviluppare un trading system con la Visual JForex, proseguiamo con la scrittura della strategia iniziata nel video precedente. Ovviamente se ve lo siete perso mettete in pausa e andate a guardarlo. Trovate il link qui in alto a destra. Se invece l'avete già visto, restate e ci vediamo subito dopo la sigla. Nello scorso video abbiamo concluso inserendo i due blocchi if per filtrare il time frame orario ed il cross sterlina-dollaro su cui opererà la strategia. In questo video riprendiamo inserendo tutti i blocchi necessari per l'individuazione dei setup operativi che ci permetteranno poi di aprire gli ordini. Prima di cominciare rivediamo velocemente quali erano le regole che abbiamo definito per l'apertura degli ordini. L'ordine buy va aperto a mercato ad apertura di candela quando la chiusura della candela precedente è inferiore alla banda di Bollinger inferiore, mentre l'apertura è invece maggiore della stessa banda di Bollinger. In sostanza stiamo dicendo che vogliamo che la candela attraversi la banda di Bollinger inferiore dall'alto verso il basso e chiuda al di sotto. E a questa condizione aggiungiamo che è possibile aprire gli ordini se e solo se l'orario è compreso tra le 8 del mattino e le 18 della sera. Le stesse regole, ma riferite alla banda di Bollinger superiore, valgono per l'apertura di un ordine a mercato di tipo sell. Bene, passiamo quindi alla Visual JForex e vediamo come tradurre queste regole utilizzando i blocchi che abbiamo a disposizione. Per prima cosa è necessario raccogliere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per poi verificare la presenza dei setup operativi. Queste informazioni riguardano il valore delle bande di Bollinger relative alla candela che si è appena chiusa, il valore dei prezzi di apertura e chiusura della candela e l'orario di apertura della candela attuale per la verifica dell'orario. Partiamo dalle bande di Bollinger. Il blocco dedicato a questo indicatore lo troviamo sulla destra, all'interno della sezione Indicator e dentro la sottosezione Other. Il blocco è il secondo ed è chiamato B-Bands. Clicchiamo sul blocco e trasciniamolo nel workspace sotto i due blocchi if e colleghiamolo subito unendo il simbolo uguale del secondo blocco if al blocco B-Bands. Espandiamo il blocco per vedere tutte le variabili di input e di output. La prima variabile è dedicata allo strumento e vediamo che è già inserita la variabile di default instrument che abbiamo già usato nel blocco if e impostato su GBP USD, per cui in questo caso non dobbiamo fare altro. Passiamo alla seconda variabile, period. In questo caso il campo è impostato su 10 minuti, ma dato che a noi interessa il time frame orario e abbiamo già settato la variabile default period su time frame orario, andiamo nella sezione default variables, clicchiamo sulla variabile default period e trasciniamola nel campo period. In questo modo anche la seconda variabile è stata definita al time frame corretto. Ora passiamo al campo shift. Questo campo definisce su quale candela vogliamo avere il valore delle bande di Bollinger. Sapendo che la candela attuale è indicata con il numero 0, cioè shift pari a 0, la candela precedente all'attuale con il numero 1, quella prima ancora con 2 e così via, dal momento che il nostro setup fa riferimento al valore della candela precedente a quello in cui vogliamo aprire gli ordini, dobbiamo impostare il numero 1. I successivi tre campi sono dedicati ai parametri specifici dell'indicatore, cioè il periodo, inteso come il numero di candele da utilizzare per il calcolo dell'indicatore, e le due deviazioni standard necessarie per definire la distanza delle due bande superiore e inferiore rispetto a quella media. In questo caso i parametri sono impostati ai valori standard dell'indicatore, 20, 2 e 2, e li lasciamo così come sono. Infine, l'ultimo valore di input che dobbiamo definire è il tipo di media mobile da utilizzare per il calcolo dell'indicatore. Clicchiamo sul campo e dal menu a tendina selezioniamo SMA, cioè Simple Moving Average, media mobile semplice. Nel momento in cui abbiamo definito quest'ultimo dato, la barra superiore del blocco da rossa è passata a verde. Questo significa che tutte le informazioni necessarie per definire il funzionamento del blocco sono state inserite e quindi ora è utilizzabile. Per quanto riguarda le variabili di uscita, vediamo che queste sono già definite, per cui ci limitiamo solo a cliccare sulle tre lineette presenti sulle tre variabili per aprire la finestra e modificarne il nome in qualcosa di più semplice da ricordare
e impostiamo il valore iniziale, cioè lo start value, a 0. Infatti è sempre bene inizializzare le variabili anche ad un valore nullo per evitare problemi di esecuzione della strategia. Poi nel momento in cui la strategia comincerà l'esecuzione, verrà assegnato automaticamente il valore corretto ad ogni variabile. Ora occupiamoci dei prezzi di apertura e chiusura della candela precedente, da usare poi per il confronto con le bande di Bollinger. Per ottenere le informazioni relative alle varie candele dobbiamo utilizzare il blocco Get Historical Candle, che troviamo sulla destra nella sezione Component e nella sottosezione Info. Il primo blocco è proprio quello che ci serve, per cui clicchiamoci sopra e trasciniamolo nel workspace a fianco del blocco B-Bands ed espandiamolo. I primi due campi del blocco sono dedicati allo strumento finanziario e al periodo, e come si vede sono già state inserite le variabili di default, default instrument e default period, per cui possiamo passare al terzo campo dedicato al prezzo, cioè bid o ask. Lasciamo bid in quanto tutta la strategia fa riferimento a questo prezzo. Il quarto e ultimo input da definire è relativo allo shift e, come per le bande di Bollinger, dato che siamo interessati ai prezzi della candela che si è appena chiusa, inseriamo il valore 1. Per quanto riguarda gli output, la variabile di uscita è già definita, per cui l'unica cosa che facciamo è modificarne il nome per renderlo più chiaro, cliccando sulle tre lineette e la nominiamo candela 1, dove il numero 1 ovviamente sta a indicare che si tratta della candela precedente all'attuale e che quindi si è appena chiusa. Per concludere, colleghiamo il blocco delle bande di Bollinger al Get Historical Candle. Se guardiamo sulla sinistra, troviamo la variabile candela 1 e se ci clicchiamo sopra vediamo che questa si espande mostrandoci tutte le informazioni contenute all'interno. Tra queste vediamo il prezzo di apertura, di chiusura e il massimo e minimo della candela, ma anche il volume, il periodo, lo strumento e l'orario. Quindi la variabile candela 1 rappresenta un vettore con all'interno tutta una serie di dati che ci possono tornare utili per costruire il nostro trading system, come infatti vedremo adesso. A questo punto abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per definire le prime due condizioni da soddisfare per i nostri setup d'ingresso. L'ultima informazione che ci manca è quella relativa all'orario di apertura della nuova candela, per poi valutare se siamo all'interno o all'esterno dell'orario di operatività. Per ottenere questa informazione utilizziamo nuovamente un blocco Get Historical Candle, per cui trasciniamolo nel workspace. Le variabili saranno impostate come nell'altro blocco, ad eccezione dello shift che va impostato a 0, in quanto ci interessa l'informazione relativa all'orario di apertura della candela attuale. Modifichiamo anche il nome della variabile di uscita in candela 0 e per finire colleghiamo questo blocco al precedente. Ora che abbiamo raccolto le informazioni relative alla candela attuale, dobbiamo estrarne l'orario. Per fare questo utilizziamo il blocco Get Time Unit, che troviamo nella sezione Component e sottosezione Mesh. Il blocco che ci interessa è il primo, per cui clicchiamoci sopra e trasciniamolo nel workspace a fianco del secondo blocco Get Historical Candle e colleghiamoli tra di loro. Questo nuovo blocco è completamente vuoto, per cui dobbiamo riempire ogni campo per renderlo operativo. Come input value sfruttiamo le informazioni contenute nella variabile candela 0 appena creata e in particolare la sottovariabile candle time, per cui la trasciniamo nel blocco. La variabile di uscita invece la dobbiamo creare cliccando sul campo e la chiamiamo orario e impostiamo il valore iniziale a 0. Infine nella sezione Settings impostiamo il campo Time Unit su Hour usando il menu a tendina. Quello che stiamo facendo è estrarre dalla variabile Candle Time l'informazione dell'ora di apertura della nuova candela, per poi salvarla nella variabile orario che abbiamo appena definito. Ottimo! Arrivati a questo punto abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per verificare il setup di ingresso a mercato. Ora possiamo cominciare a inserire i vari blocchi condizionali di tipo if che ci permettono di capire se i setup sono soddisfatti o meno. Come prima cosa verifichiamo se l'orario è rispettato, cioè se la nuova candela apre tra le 8 e le 18. Questo perché se già questa condizione non è soddisfatta è inutile procedere eseguendo dei blocchi inutilmente. Per verificare se la condizione dell'orario è soddisfatta inseriamo due nuovi blocchi if che come già detto nel presente video troviamo nella sezione Component e Logical.
Li posizioniamo sotto tutti gli altri blocchi e ne colleghiamo uno al blocco getTimeUnit. Ora, per eseguire il controllo, inseriamo in entrambi i blocchi nella posizione della prima variabile la nostra variabile orario creata poco fa. Questa variabile contiene l'informazione relativa all'ora attuale e deve essere confrontata con i due orari limite della nostra condizione. Per cui nel primo blocco if inseriamo nel secondo campo il numero 8, mentre nel secondo blocco if il numero 18. A questo punto colleghiamo il primo blocco if al secondo usando le uscite con il simbolo maggiore e uguale. Infatti la condizione è soddisfatta se e solo se l'ora attuale è uguale o maggiore a 8. Per quanto riguarda il secondo if, invece, ricordandoci che è possibile aprire gli ordini fino alle ore 18, utilizzeremo le uscite con il simbolo uguale e minore, per cui inseriamo già un nuovo blocco if che useremo tra poco e colleghiamolo con queste due uscite. L'ultima parte di questo video la dedichiamo al completamento delle condizioni di apertura delle operazioni, per cui riguardando lo schema in cui abbiamo formalizzato i setup operativi, vediamo che mancano i controlli in merito al confronto tra i prezzi di chiusura e apertura della candela appena chiusa e le bande di Bollinger. Per fare questo inseriamo nel workspace altri 3 blocchi if e li disponiamo come vi sto mostrando. Per rendere più leggibile la strategia, ora immaginiamo di dividere in due parti il workspace e dedichiamo la parte destra alle condizioni di vendita, mentre la parte sinistra alle condizioni di acquisto. Partiamo dalle condizioni per l'apertura di un'operazione long e la prima cosa che vogliamo inserire è quella che impone che il prezzo di chiusura deve essere minore della banda di Bollinger inferiore. Per tradurla nel linguaggio della Visual J Forex, ci basta andare nella variabile candela 1 e trascinare la sottovariabile candle close, che contiene il valore del prezzo di chiusura della candela, nel primo campo del blocco if. Nel secondo invece trasciniamo la variabile lower band che abbiamo definito quando abbiamo inserito il blocco bbands. In questo modo il blocco if farà il confronto tra le due variabili e dato che la condizione è soddisfatta solo se la prima è minore della seconda, colleghiamo partendo dal simbolo minore questo blocco al blocco if che gli sta sulla sinistra. Nel secondo blocco if relativo al buy facciamo il confronto tra il prezzo di apertura e ancora la banda di Bollinger inferiore. Come visto prima dobbiamo tornare nella variabile candela 1 e trasciniamo la sottovariabile candle open nel primo campo, mentre nel secondo inseriamo ancora la variabile lower band. Qui la condizione sarà soddisfatta se la prima variabile è maggiore della seconda, per cui l'uscita da utilizzare per questo blocco sarà quella con il simbolo maggiore. Ok, sistemate le condizioni per gli ordini buy, possiamo pensare ai sell, anche se il tutto è analogo. Nel primo blocco if inseriamo il prezzo di chiusura nel primo campo e la variabile upper band nel secondo e lo colleghiamo al secondo blocco if usando il simbolo maggiore, in quanto la candela deve chiudere sopra la banda superiore. Mentre nel secondo blocco if mettiamo il prezzo di apertura e ancora upper band. L'uscita corretta da usare in questo secondo blocco if sarà ovviamente quella con il simbolo minore, perché il prezzo di apertura deve essere minore della banda. Bene, ora dobbiamo collegare il blocco if al resto del programma e lo facciamo utilizzando il simbolo maggiore del primo blocco if dedicato al buy. Infatti, se il prezzo di chiusura è maggiore della banda inferiore, significa che la condizione per il buy non è soddisfatta e quindi si passa alla verifica delle condizioni relative al sell. Ora che abbiamo inserito tutte le condizioni che definiscono i setup operativi, possiamo finalmente passare ai blocchi per l'apertura degli ordini. Di questo però ce ne occuperemo nel prossimo video. In questo video abbiamo imparato altre cose nuove e fondamentali per la programmazione di un trading system. Infatti abbiamo visto come inserire gli indicatori, come ottenere le informazioni relative ad una specifica candela e come determinare l'orario di apertura. Inoltre abbiamo tradotto nel linguaggio della Visual J Forex le regole operative della nostra strategia. Nel prossimo video concluderemo la programmazione del trading system e faremo anche un primo backtest con la J Forex. Per cui se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati non appena uscirà. Inoltre se avete delle domande scrivetele nei commenti e sicuramente vi risponderemo.
Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato utile, vi chiedo di lasciare un like per supportarci e come sempre vi ringrazio per aver visto il video ed essere rimasti fino alla fine. A presto!